Ciao ragazzi e benvenuti o bentornati sul canale. Giugno è terminato e quindi, come facciamo ad ogni inizio trimestre, torniamo con un nuovo video di aggiornamento sull'andamento delle performance dei nostri trading system. Vi ricordo che se volete provare le nostre strategie su un conto demo, vi basta scriverci alla mail che trovate qui sotto e vi prepareremo gratuitamente un portafoglio di trading system personalizzato da provare per tutto il tempo che volete. Per cui se siete curiosi di scoprire come vanno e come funzionano, scriveteci una mail, non vi costa niente. Detto questo, ci vediamo subito dopo la sigla e vediamo com'è andata. Il 2022 è al giro di boa e come è stato preannunciato a fine 2021 non è affatto un anno facile. Per Wall Street si è appena concluso il peggior semestre dal 1970. I mercati finanziari americani ed europei sono in bear market, l'inflazione è fuori controllo e ha raggiunto livelli che non si vedevano da 40 anni e praticamente tutte le banche centrali stanno correndo i ripari, forse un po' troppo in ritardo, aumentando i tassi di interesse. Come se non bastasse, la guerra tra Russia e Ucraina sembra non avere una fine e molti parlano di una sempre più possibile recessione economica negli Stati Uniti ed in Europa. Insomma, un periodo davvero complesso, ben diverso dalla fase post-Covid che ci aveva abituati a mercati sempre in crescita e ai facili guadagni. Ad ogni modo questo non è facile, ma almeno sappiamo che non durerà per sempre. Veniamo quindi a noi e vediamo come sono andati i nostri trading system in quest'ultimo trimestre, quindi da inizio aprile a fine giugno 2022. Nel grafico che vi sto mostrando è indicata in verde la curva dei rendimenti in percentuale del mio conto. In rosso l'andamento del drawdown, sempre in percentuale, e con la linea tratteggiata bianca l'andamento dell'S&P 500 che usiamo come benchmark. Osservando il grafico c'è poco da commentare. Il portafoglio da inizio aprile è andato in perdita seguendo fedelmente l'indice di riferimento, con un crollo ad aprile di oltre il 7%, fino a raggiungere la perdita massima del 13% verso la fine di maggio. Dopodiché ha recuperato leggermente per chiudere il trimestre con una perdita complessiva dell'8,6%. A fronte di un risultato indiscutibilmente negativo, è comunque possibile fare alcune considerazioni. Anzitutto, anche se i trading system hanno perso, possiamo vederne il bicchiere mezzo pieno. Infatti abbiamo comunque battuto il mercato che ha registrato un crollo nel trimestre di oltre il 16%, il che significa che una semplice strategia buy and hold avrebbe portato a perdite ben superiori a quelle dei trading system. Inoltre, se proprio vogliamo vedere un ulteriore aspetto positivo in tutto questo, il crollo che stiamo vivendo è decisamente molto utile per validare le strategie e creare sistemi più robusti. Infatti, crolli dell'equity di tale portata, ad esclusione del crash del Covid, che sebbene sia stato profondo è stato molto veloce, non si vedevano dal 2008. Generalmente però, per la validazione di strategie intraday come le nostre, non si va così tanto indietro nel tempo. Ciò significa che queste strategie, durante la loro validazione, non hanno mai visto mercati così in difficoltà. È la prima volta anche per loro, per cui è normale vedere un po' di sofferenza. Invece ora, grazie a questa importante fase di discesa che stanno vivendo praticamente tutti gli asset finanziari, a meno degli energetici, abbiamo a disposizione un periodo abbastanza lungo per mettere veramente sotto stress i nostri trading system e ottenere di più robusti e affidabili. Questa maggiore robustezza è dimostrata nel grafico che vi sto mostrando. Infatti, a inizio giugno abbiamo modificato il portafoglio di strategie inserendone di nuove e che sono state validate con un backtest in out of sample comprendente i primi 5 mesi del 2022. A fronte dei backtest abbiamo poi inserito nel portafoglio solo le strategie che negli ultimi mesi non hanno registrato cali significativi di performance e, come si vede, il risultato è positivo. Infatti, nonostante l'asset allocation del portafoglio non sia cambiata molto, se non una riduzione della liquidità e un aumento della componente valutaria, oltre al passaggio da 12 a 17 trading system attivi, sebbene il benchmark abbia registrato una nuova caduta a giugno,
le strategie si sono comportate abbastanza bene, mantenendo sostanzialmente invariata la situazione del conto. Se allarghiamo la finestra temporale ai primi 6 mesi dell'anno, ci accorgiamo che la situazione non è buona, ma neanche così critica. La perdita dall'inizio dell'anno è del 3,9%, per cui nulla di troppo grave ed irrecuperabile, e nonostante l'indice americano abbia un forte trend ribassista, l'andamento dell'equity è per lo più laterale. Si nota una forte correlazione con l'indice americano, il che potrebbe far pensare ad un'eccessiva esposizione verso i mercati finanziari americani. Se si osservano i grafici, si vede però che negli ultimi mesi tutti gli indici finanziari, da quelli europei a quelli asiatici, mercati emergenti a parte, stanno reagendo in maniera molto simile alla situazione macroeconomica globale, portando una loro correlazione piuttosto importante. Per cui, anche se i portafogli utilizzati sono ben differenziati a livello geografico, per forza il loro risultato segue fedelmente l'andamento dell'S&P 500. Allarghiamo ulteriormente la finestra temporale fino all'inizio del 2021, per poterci collegare al video fatto sulle performance del 2021 che vi avevo mostrato a inizio anno. Anche in questo caso, sebbene gli ultimi mesi siano in perdita, dobbiamo guardare la situazione nel suo insieme e possiamo esserne abbastanza contenti. Difatti, sebbene l'ultimo sia stato il primo trimestre in negativo e con una perdita anche piuttosto importante, il rendimento totale del conto da inizio 2021 è comunque del 31%, nonostante l'S&P 500 verso la fine di giugno sia tornato allo stesso punto di partenza di un anno e mezzo fa, bruciando tutti i guadagni fatti. La linea tratteggiata che separa il 2021 dal 2022 rappresenta infatti una linea di separazione che divide una fase di forte crescita durata un anno ed una fase di crollo che ha riportato tutto al punto di partenza in meno della metà del tempo. È proprio vero il detto che dice che i mercati salgono con le scale e scendono con l'ascensore, per indicare che salgono lentamente per poi scendere in tempi molto più brevi. Bene ragazzi, questo video termina qua. Tra 3 mesi torneremo con un nuovo aggiornamento e vedremo cosa sarà successo. Il nervosismo e le forti vendite sui mercati non sembrano finite, ma prima o poi, sperando che non passi troppo tempo, i mercati si riprenderanno e ricominceranno a salire come hanno sempre fatto. Ti ricordo ancora una volta che se sei interessato a provare le nostre strategie su conto demo, ti basta scriverci una mail e te le manderemo gratuitamente da provare a tempo illimitato. Inoltre, se il video ti è piaciuto, ti chiedo di lasciare un like per supportarci ed aiutarci a crescere. E se gli investimenti e il trading ti interessano, iscriviti al canale e clicca sulla campanellina per non perderti i nostri video e tutti i contenuti che pubblicheremo. Con questo siamo davvero alla fine, ti ringrazio per aver visto il video e ci vediamo presto!